Oggi ho preparato per te un video veramente speciale, come scoprire e riconoscere una bugia in amore. Quello che ti dirò è molto funzionale, sono tante le persone che mi chiedono come scovare una bugia in amore e io voglio darti alcuni importanti consigli, quindi seguimi fino alla fine. Se non mi conosci, io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL dal 2011. Su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se vuoi approfondire queste tematiche, iscriviti al canale così che tutte le volte che settimanalmente pubblicherò nuovi contenuti gratuiti potrai vederli in anteprima. Ora andiamo a noi, cerchiamo di entrare subito nel vivo. Ti dico sin da subito che intanto tutto ciò di cui ti parlerò si basa sulla comunicazione non verbale, che a sua volta si basa sulla PNL, programmazione neurolinguistica. Come ti dicevo prima, io mi sono occupato ormai da 10 anni di questa neuroscienza e posso dirti che per il 99% se avrai l'abilità di osservare bene l'altra persona e catturare questi segnali di cui ti parlerò, potrai scovare una bugia in men che si dica, ok? Sono tanti in realtà i segnali che possiamo catturare. Io oggi voglio parlarti di quelli che ritengo più importanti, più rapidi da concretizzare, ok? E sono 3. Seguimi e iniziamo subito. Il primo segnale è il contatto visivo. Ora, dicono che i bambini quando stanno dicendo una bugia, girano lo sguardo, nascondono lo sguardo, ok? Non guardano negli occhi. Non solo i bambini, anche gli adulti. Quindi se l'altra persona, ok, è davanti a te, ti sta parlando di qualcosa e tu vuoi essere certa o certo che sta dicendo la verità oppure vuoi sapere se sta mentendo, guarda dritta o dritto negli occhi questa persona e cerca di capire se distoglie lo sguardo. Se lo fa è il primo segnale che puoi mettere a segno, ok? Il secondo segnale, per capire se l'altra persona ti sta dicendo una bugia, è quello di osservare questa parte qui, la glottide, ok? Per capire se mentre parla cerca di digerire volutamente e forzatamente le parole. Chi sta mentendo molto spesso, mentre dice la bugia, proprio nel momento in cui sta pronunciando quelle parole che sono menzogne, tra virgolette, tende a mandare giù con difficoltà, quindi deglutire con difficoltà. Questo perché accade? Perché in realtà è un atteggiamento inconscio, perché l'altra persona non è che lo sta programmando, sta dicendo la bugia in quel momento, è convinto che la sta dicendo nel migliore dei modi, in realtà il corpo esprime la vera verità, la vera essenza e quindi noterai questa parte che fa estrema difficoltà a mandare giù le parole, ok? Proprio la difficoltà è mandare giù le parole e quindi difficoltà a deglutire. Se accade anche questo, segna, ok? È anche vero, apro parentesi e la chiudo, che questi segnali dovrebbero essere anche, come dire, sommati insieme. Non basta che magari l'altra persona ti sta dicendo qualcosa, gira un attimo lo sguardo per osservare il camion che sta passando e allora, oh, mi stai mentendo, mo le paghi tutte? No, non funziona così. Bisogna cercare di osservare, perlomeno cercare di individuare questi segnali di cui ti sto parlando, tutti insieme, o perlomeno i 2/3 di questi, ok? Il terzo importante segnale per capire se l'altra persona ti sta mentendo è osservare se nasconde le mani. Se tendenzialmente mette le mani dietro la schiena, oppure tende a metterle nelle tasche, oppure tende a nasconderle sotto le braccia, no? In questo modo, ecco, in quel caso, con buona probabilità, cercando di contestualizzare mentre sta dicendo quella particolare cosa che per te già suona come forse una bugia e magari attua questo processo, magari nascondendo le mani, in quel caso vuol dire che sta cercando di nascondere la verità.
ok? È un processo automatico che l'essere fa in maniera non verbale, appunto come ti dicevo, comunicazione non verbale, e quindi cerca di osservare bene questi tre meccanismi di cui io ti ho parlato. Se si verificano due o più di questi, è chiaro che siamo davanti a una persona che molto probabilmente, purtroppo, ti sta mentendo. Se hai bisogno di approfondire questo argomento con me, io, come ti ho già detto, mi occupo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. In descrizione troverai tutti i miei contatti. Lascia un like, iscriviti al canale e commenta se vuoi pormi una domanda. Ti ringrazio e alla prossima. Ciao!